Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta imprenditori e dirigenti nel fare decisioni statisticamente più fondate, ma indirettamente anche individui nel leggere più criticamente le notizie che menzionano dati. E in questo video voglio proprio parlarti di come avere una infarinatura statistica permette di capire dove le testate giornalistiche esagerano in termini di negatività. Titolone negativo, infatti, morti sul lavoro, questo numero per i primi mesi dell'anno passato, 80 vittime al mese, crescono gli infortuni mortali rispetto all'anno precedente, poi ci dicono la suddivisione per regione e, cosa che ho trovato molto interessante, anche la suddivisione dei decessi per settore. Questi dati vengono da un'indagine di un osservatorio e poi rincarano una dose con parole che io trovo sensazionalistiche, ossia boa, sconfortante e emergenza. Io adesso ti mostro che è difficile parlare di emergenza, però con delle limitazioni. Qui monitorano 14 anni, se noi andiamo a vedere uno storico diverso da una testata non giornalistica e che quindi non guadagna dalle notizie negative o presunte tali, incontriamo ad esempio questo sito e se andiamo giù abbiamo la serie storica dei decessi sul lavoro che però si ferma al 2016 perché purtroppo la fonte dati è l'INAIL e non l'osservatorio e abbiamo i dati fino al 2016. Però qua dentro, guardando questi dati, non si parlerebbe di emergenza perché essenzialmente negli ultimi quasi 70 anni la tendenza è lineare, negativa. Noi però non sappiamo se dal 2016 al 2022 le cose sono peggiorate. Si vede sicuramente che nel 2016 c'è stato un picco in senso positivo e quindi negativo per quanto riguarda ovviamente le famiglie. Come prima difesa, dai dati di quell'articolo, noi possiamo vedere che la tendenza a lungo termine è decrescente. Visto che la perfezione non esiste e le serie storiche sono sempre regolari, a meno che non si va in ambiti particolari, ci saranno sempre dei picchi che vanno in giù e su. Andando sopra in questo articolo noi vediamo anche il tasso dei decessi standardizzato per il numero di occupati e vediamo che l'Italia grosso modo è nella media. È un'emergenza? Secondo me no, non è un buon dato, ma lo trovo accettabile, quindi ci sono sicuramente margini di miglioramento. Questo tasso ci ispira a fare la stessa cosa, però avendo gli anni come asse X anziché i paesi dell'Unione Europea o comunque dell'area europea. E sarebbe interessante vedere un risultato basato sui decessi standardizzato per il numero di occupati. Questa cosa si può fare, ma richiede un passaggio in più che non faccio, invece io mi voglio focalizzare sui decessi per settore, da cui volendo noi potremmo trovare gli occupati. Se noi cerchiamo ad esempio il numero di addetti di questo settore, non lo troviamo direttamente, ma troviamo il sito dell'Istat, che ci porta a questa interrogazione. Considera che io l'ho già pulita, e quando si ha a che fare con l'Istat, pulire significa che si manda il computer in crisi. Comunque, qua come vedi abbiamo una limitazione, cioè abbiamo i dati parziali, dal 2012 al 2021. Quindi, ad esempio, se prendiamo il settore trasporti, dove abbiamo il maggior numero di decessi, cerchiamo trasporti qua dentro, vediamo che negli ultimi 9 anni gli addetti sono aumentati e a questo punto bisogna vedere se anche i decessi sono aumentati proporzionalmente. Se sì, non è una buona notizia, se sono rimasti invece stabili è una buona notizia anche se si può migliorare. Prendiamo costruzioni, qua sopra, qua gli addetti sono leggermente diminuiti, poi si nota che comunque da quando c'è il super bonus sono aumentati. Stessa considerazione di prima, noi non abbiamo la serie storica dei decessi per quel settore per anno, abbiamo soltanto il numero degli addetti, di conseguenza se grosso modo gli addetti rimangono costanti ma i decessi mortali sul lavoro aumentano, evidentemente si può parlare di emergenza, altrimenti no. Attività manufatturiere, siamo qui, leggermente diminuiti il numero di addetti, quindi valgono le osservazioni fatte
anche nel caso precedente. Vediamo infine in commercio, che è qui, numero di addetti grosso modo stabile, e ancora una volta, se il numero di decessi in questo settore è stabile non abbiamo problemi. Se è in crescita allora il tasso sta aumentando, se è in decrescita tanto meglio, perché si sta ripetendo quello che si osserva qua a livello macro. Quindi, come vedi, nonostante la limitazione dei dati, lato Istat, lo storico un po' smentisce quello che è l'emergenza, al che una persona potrebbe pensare: la stampa ha presentato i dati in maniera da ingigantire in maniera negativa la tematica, ma se noi andiamo a cercare su Google la fonte, troviamo loro e andando in questa pagina, andando giù, abbiamo l'archivio per i dati. Se noi prendiamo il report semestrale e lo apriamo, essenzialmente vediamo grosso modo quello che già l'articolo riassume, ma proviamo a cercare addetti, non troviamo nulla, magari all'interno di un grafico, quindi ci conviene guardare ognuno di questi. Innanzitutto spicca che il maggior numero viene da un settore non determinato, cosa che l'articolo non dice. Però se andiamo avanti, qui abbiamo il confronto per i 3 anni, non mi verrebbe da dire che si parla di emergenza, perché comunque bisogna sempre prendere questi numeri e valutarli all'interno di un certo intervallo di variabilità. Comunque non ho ancora trovato quello che mi interessa, che mi tocca andare evidentemente su quest'altro tipo di report. Ecco, qua troviamo gli occupati, però troviamo gli occupati per regione, così come i casi totali, e quindi non abbiamo il tasso che interessa a me, che mi serve a capire se quei decessi seguono a grandi linee questa tendenza, anche se comunque qua abbiamo un'interruzione nel 2016. Concludendo, hai visto che nonostante 2 limitazioni, una di interruzione serie storica e l'altra di metodologia da parte dell'osservatorio, non si può parlare di emergenza. Al massimo si può parlare di un rimbalzo, anche se noi supponiamo fossimo qui, è molto migliorata rispetto a quello che era il passato. Infatti, se noi ad esempio proviamo a fare una somma informale di infortuni con esiti mortali nel 2023, vediamo che esagerando arriviamo a 500, mentre invece su questo grafico per l'ultimo anno disponibile siamo a 1600, quindi una bella riduzione. Non ho altro da aggiungere e adesso sai perché bisogna avere un po' di scetticismo quando si sentono certe notizie o le si legge. Ti saluto e alla prossima. Ciao!